Amici, benvenuti in un nuovo episodio sulla serie del ritratto. Oggi facciamo una bella carrellata di argomenti, finiamo le cose sulla luce, parliamo di sfondo, parliamo di pose che vi ho chiesto su Instagram se foste interessati e voi mi avete fatto sapere con un sondaggio, quindi per decidere di cosa parliamo, per approfondire i vostri interessi, seguitemi anche su Instagram, @GiorgioDanna, per sapere prima di che cosa parleremo e secondo per decidere di che cosa parleremo, cioè avete potere attivo, vi do addirittura la possibilità di scegliere, sono troppo buono. Ci sono tantissime cose da dire, ci sono tantissime cose che ho già detto nelle scorse puntate, quindi vi ricordo di andarvela a rivedere, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, come vi ho detto prima di seguirmi su Instagram per decidere che argomenti tratteremo in questo corso, quindi ragazzi, è tutto qua quello da fare. E adesso partiamo subito forte. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato di luce, vi ho detto tantissime cose sulla luce e avevo tagliato la parte dei compiti della luce perché non ci stava in quel video, c'era troppa cosa, troppa carne al fuoco e quindi me lo sono tenuto per oggi. E partiamo da lì e poi ci spostiamo. La luce ha dei compiti, infatti voi quando andate a disporre il vostro soggetto, quando andate a illuminare dopo il vostro soggetto, date alla luce dei compiti, perché la luce appunto deve, oltre a illuminare il vostro soggetto, deve contestualizzarlo, deve dargli una personalità e quindi potete decidere quanti fonti luminose appunto mettere e che compiti dargli. La luce può avere di fatto, in modo basilare proprio, 4 compiti, che sono la funzione chiave, la funzione di riempimento, la funzione rim e la funzione di sfondo. Adesso li vediamo piano piano. La prima è la luce chiave, quindi la luce che illumina il vostro soggetto, la luce che guida l'esposizione della fotografia e la luce senza la quale il soggetto non sarebbe ben esposto, ben rappresentato. In questo caso c'è il sole fuori, quindi è però la luce principale data da questo softbox che illumina tutta la mia parte. E poi c'è la luce di riempimento che può essere, come vi dicevo nella scorsa puntata, può essere eseguita da un poly per schiarire le ombre, quindi rafforzare un pochino le luci, oppure può essere effettuata, come in questo caso che ho una finestra, da una vera e propria seconda fonte di luce. In questo caso la luce, vedete, entra, illumina questa parte della mia faccia e dà ulteriore tridimensionalità e ulteriori cose. Nei ritratti una cosa del genere non è consigliabile, cioè di usare la luce del sole soprattutto se siete in studio, avete la possibilità di avere la luce controllata, mentre invece io preferisco molto utilizzare i poli per schiarire le ombre. Secondo me danno quel senso di, oltre al fatto che, ricordate, 2 fonti luminose può essere un po' un casino poi con le ombre che si creano. Secondo me rimanere sul minimal e rimanere sul semplice con luce principale e poli è sempre una buona scelta. La terza funzione della luce, che io non utilizzo praticamente mai perché, sarò sincero, non mi fa impazzire, è la funzione rim, quindi è quella luce che praticamente viene posta alle spalle del nostro soggetto, tra il soggetto e lo sfondo, e punta verso il soggetto per dare un po' di distacco ulteriore tra il soggetto e lo sfondo. A me non piace, non utilizzo quasi mai una luce secondaria o appunto una terza addirittura luce per fare questo effetto perché non mi fa impazzire, credo che stacchi troppo il soggetto dallo sfondo, però è una scelta che fate voi, è una scelta che è puramente stilistica, cioè non è una cosa che dite c'è da fare, non c'è da fare. Se avete la possibilità di avere una seconda fonte luminosa che non vi dà problemi, provate, sperimentate, sapete, poi noi oggi siamo qua, voi prendete con carta e penna appunti, vi studiate 4 cose e poi dopo scattate i ritratti finché non c'è un domani, perché i primi ritratti che farete faranno schifo, dopo 1000 ritratti magari sarà un pochino meglio, cioè dovete farne di ritratti per arrivare a fare ritratti ben illuminati, ben esposti, con una buona, anche con un buon complesso, ecco, diciamo. E l'ultima poi è una luce di sfondo che quindi dà quel carattere allo sfondo che lo illumina in un certo modo. Anche qua dipende, cioè se utilizzate uno sfondo bianco è importantissima la luce di sfondo, perché quando noi andiamo a scattare con uno schema luce per lo sfondo bianco abbiamo la luce principale più, se vogliamo, la luce secondaria più, se vogliamo, la luce di rim, e poi dobbiamo illuminare lo sfondo bianco affinché questo risulti bianco puro e non è una cosa che viene data dalla nostra luce principale, perché
molto spesso se noi siamo leggermente vicini comunque proiettiamo un'ombra, ma allo stesso modo la distanza della luce dallo sfondo, soprattutto ripeto se bianco, non gli dà il giusto tono. Certo che se lo fate a sfondo nero, se lo fate come faccio io qua in studio, anche con il mio sfondo è verde che poi può essere manipolato in post e tutte quelle cose lì, secondo me non è essenziale. Però appunto se volete scattare fototessere, se volete scattare sfondo bianco puro e non volete avere casini in post produzione, è la migliore delle idee utilizzare una luce di sfondo. Invece per il ritratto ambientato le luci di sfondo sono quella cosa che danno un po' di tridimensionalità all'ambiente che vi circonda, tipo in questo caso la luce della lampada qua dietro dà un pizzico di tridimensionalità. Se io avessi 4 lucine e le mettessi dietro di me, facesse quell'effetto un po' bokeh con i pallini eccetera, darebbe tridimensionalità allo spazio in cui sta il vostro soggetto, in questo caso il mio soggetto sono io. Una nozione invece di cui non abbiamo ancora parlato, perché abbiamo parlato tanto di luce, abbiamo parlato tanto di cose, ma è la composizione. Sapete quanto io ci tenga, sapete quanto io ami le cose precise, sapete quanto la mia teoria è: impara a fare le cose bene, falle precise, piuttosto fai le fotografie con il righello per un po' e poi dopo ti verrà un po' automatico e imparerai a fare le cose più artistiche. Magari all'inizio vi toglie la possibilità di avere uno stile proprio, perché ovviamente seguite delle regole a bacchetta, però allo stesso tempo vi dà la possibilità di capire che cosa è giusto e come lavorare in un certo modo. Secondo me è essenziale come cosa. Io ho fatto così, per me è stato molto utile e poi uscire dagli schemi non è difficile come sembra. A livello di composizione quindi le cose più importanti sono gli occhi, che devono essere sempre a fuoco per un buon ritratto. È meglio posizionarli nella parte alta della vostra fotografia. Se per caso avete la possibilità di realizzare un primo piano chiuso magari con un bello 85 mm o ancora meglio un 135, insomma quello che volete voi, e poi piazzate i due occhi in corrispondenza dei due puntini della linea dei terzi, questo secondo me è bellissimo, no? Dà un senso di anche non abbiate paura se dovete realizzare una fotografia in orizzontale a mettere gli occhi sulla linea dei terzi tagliando magari un pezzo di fronte, perché questo dà maggiore espressività al vostro soggetto, dà quel senso di maggiore completezza anche, che è molto più gradevole da vedere. Se voi fate delle prove poi di crop in post magari con delle fotografie che avete già, potete rendervene conto già da voi. E una cosa molto importante anche in post, che magari sbagliate all'inizio, che potete subito correggere però in post perché non ci vuole niente, è che molto spesso all'inizio si tende a lasciare troppo spazio tra la foto, quindi tra la cornice alta della foto e la testa del nostro soggetto. Ricordatevi che lo spazio vuoto ha un peso enorme e se noi mettiamo troppa aria sulla testa del nostro soggetto, quindi troppo vuoto, il soggetto sembrerà ghiacciato e la fotografia non sarà ben bilanciata, quindi non è una cosa piacevole da vedere, a meno che non sia un effetto che ricercate voi, ma gli effetti che ricercate voi cercateli dopo aver imparato a fare le cose fatte bene. Un'altra cosa super importante di questi crop, di queste inquadrature, di queste composizioni sono le articolazioni, le estremità le vostre estremità, quindi i piedi, le mani, le dita, queste cose qua. Quando tagliate una fotografia, quindi o scattate una fotografia, dovete stare attenti a non tagliare questi elementi. Se volete tagliarli, se volete ovviamente lasciarli fuori perché non potete fare sempre figure intere, ricordatevi che ci sono dei punti precisi in cui tagliare. Adesso vi lascio qua un'illustrazione in cui potete fare uno screenshot e ve la salvate, in cui tagliare le mani per rimanere diciamo nel piacevole, perché se io taglio all'altezza del polso, quando guardo la fotografia di una persona tagliata all'altezza del polso mi sembrerà molto meno piacevole di una persona magari tagliata a metà dell'avambraccio. Questo perché dà quel senso di claustrofobia, quel senso di chiuso, quel senso di fotografia che non lascia spazio al soggetto, mentre invece ci sono delle piccole accortezze che potete avere che magari vi cambiano completamente la vostra fotografia, la vostra immagine e il senso in cui esprimete il soggetto all'interno di essa. Ultimo argomento che avete scelto voi nelle mie storie Instagram è la posa. La posa, non ci sono delle pose da fare, non facciamo come quelli su TikTok che mettono la fotografia, non fare la foto così, mettiti cosà, che sono robe cringe, trash, che non fanno il bene della fotografia, che se dovete scattare una fotografia così, il primo consiglio che vi do è non scattatela proprio, ok? Punto. Cioè non fate la fotografia con la posa.
Certo che ci sono dei modi magari in cui disporre il soggetto che danno qualcosa in più e adesso infatti ve ne parlo, però non c'è una posa precisa. La prima regola per mettere in posa un soggetto è che il soggetto sia naturale. Non potete mettere un soggetto che non ha mai fatto quella posa, che non si è mai disposto in un certo modo, perché non potete permettervi di mettere un soggetto così a caso, non a suo agio, in una posa che avete deciso voi, che non è naturale nelle sue corde, perché si vede in fotografia quando un soggetto non è a suo agio, quando un soggetto non è in una posa spontanea. Prima fatelo posare in maniera spontanea, poi dopo aggiustate voi delle cose, quindi aggiustate leggermente i capelli, sempre chiedendo il permesso, sempre tenendo quella confidenza, quelle cose, e soprattutto dislocatelo in maniera non troppo innaturale. Dategli delle pose, chiedetegli di mettersi come si sente e poi voi lo dislocate in una certa maniera. Secondo me, ovviamente non potete fare le fotografie a una persona che sta dritta in piedi con le braccia che scendono lungo i fianchi, perché sennò fotografate letteralmente un parallelepipedo e quindi questo non ci sta. Però un pochino metterla di tre quarti a guardare la luce, giocate con queste cose qua all'inizio del servizio, poi dopo avanzate piano piano, la dislocate la persona. Dare la possibilità a una persona di disporsi su più piani, secondo me, è importantissimo. Nel caso del mio studio, se avete tipo uno sgabello dove far sedere, eccetera, giocate con la posizione delle gambe, fateli inclinare davanti, fateli inclinare indietro. Io a volte poi gioco con uno sgabello che è anche tipo un mini scaletto e questo vi dà la possibilità di far portare sulla gamba, giù la gamba, e questo dà tridimensionalità creando una piccola torsione all'interno del vostro soggetto, che è super importante, che danno dinamicità all'immagine e che poi soprattutto conferiscono tridimensionalità e personalità al vostro soggetto. Questa cosa è super importante. Poi non potete arrivare lì con una persona che magari non avete mai visto o comunque con una persona che conoscete poco, con cui avete un rapporto fotografo-cliente, e dirle subito mettiti così perché ho visto il video in cui bisogna mettersi così. Lei sarà, cioè, che sia un uomo, che sia una donna, sarà lì tipo, ma che cazzo mi stai facendo fare? Sei scemo? Cioè, non... E nella fotografia il fatto che lui pensa che tu sia un deficiente si vede, cioè lo vedi subito, lo guardi un attimo e dici ok, questa persona non è mai a suo agio, perché poi si vede dalle microespressioni, si vede dal fatto che ha un sorriso tirato, e quindi andate proprio piano, andate con calma, prendetevi il tempo, gestite lo shooting in maniera rilassante e tranquilla. Vi anticipo già, nel prossimo episodio ci sarà una bella parte di gestione dello shooting, come gestirlo, come interfacciarsi con le persone, è importantissima come cosa, perché è il 50% buono del lavoro, e quindi mi raccomando, super super importante. Quindi oggi abbiamo parlato delle funzioni della luce, così abbiamo chiuso il super argomento luce. Ci sarebbe da andare avanti per ancora tantissime cose, ma prima voglio chiudere il cerchio, quindi parlarvi di come gestire lo shooting, parlarvi della post-produzione e poi in caso parlarvi delle forme della luce, di quelle cose ancora più specifiche, perché sto cercando di capire su quanto andare nello specifico rispetto anche ai feedback che mi date voi. Quindi lasciate un commento, lasciate un like per farmi capire che sto andando nella direzione giusta, scrivetemi un commento per dirmi che cosa vi piacerebbe, seguitemi su Instagram perché vi mando sondaggi per decidere di cosa parlare, quindi sto andando proprio nel vostro personale, sto cercando di corrervi dietro, di venirvi incontro, di non dare quei 4 consigli a caso. Io sto cercando di fare una cosa su misura per chi mi guarda, quindi potete benissimo deciderlo. Seguitemi, scrivetemi, lasciate un commento, non scrivetemi su Instagram perché difficilmente li leggo, insomma l'ho già spiegato questo discorso, e quindi ragazzi mi raccomando, scrivetemi un commento, seguitemi su Instagram, noi ci vediamo in un prossimo video, spero vi sia piaciuto. Abbiamo chiuso oggi anche con la cosa della posa, quindi veramente state allerta perché arriveranno nuovi contenuti, seguitemi, noi ci vediamo, ciao a tutti!